Ben ritrovati! Oggi ci troviamo a Capri e percorreremo insieme uno degli itinerari più famosi dell'Isola Azzurra. Seguitemi! Ora, prima di andare avanti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti i video futuri. Iniziamo il nostro tour da via Camerelle, la famosissima via dello shopping. Anticamente era nota col nome di Anticaglia perché lungo il suo tratto si trovavano i ruderi di 40 cisterne romane che nel Medioevo furono aperte e utilizzate come depositi. Pensate che fino alla fine dell'Ottocento era un semplice sentiero e ha acquisito la fama attuale negli anni 70 del Novecento, quando le prime Griff iniziarono ad aprire i loro negozi. Ed eccoci arrivati all'Hotel Quisisana, che potete ammirare sulla nostra sinistra. Probabilmente è uno degli hotel più famosi al mondo. La zona che stiamo attraversando subì una profonda trasformazione con la nascita di questo albergo. Facciamo un salto nel passato per conoscere brevemente e meglio la sua storia. Il complesso fu costruito nel 1860 dal medico scozzese George Sidney Clark, che ne fece una casa di cura, la Villa Quisisana appunto, convinto che la talassoterapia giovasse alle malattie polmonari, ma già nel 1869 fu trasformato in albergo. Nel 1905 il nuovo proprietario Federico Serena, a cui è dedicata la stradina che stiamo percorrendo, lo ampliò per gli aumentati afflussi di turisti. Nel corso degli anni, tanti sono stati gli ospiti illustri di svariate nazionalità, poeti e scrittori, da Oscar Wilde a Ernest Hemingway, grandi star del cinema hollywoodiano, del passato come Rita Hayworth e Kirk Douglas e più recenti quali Tom Cruise e Michael Douglas, politici, statisti e grandi miti della musica. Attualmente la proprietà è della famiglia Morgano, storica famiglia caprese, simbolo dell'ospitalità sin dall'Ottocento. Vi ricordo che il video è stato girato con la tecnologia 360 gradi, per cui in ogni momento potete essere voi i protagonisti della storia, girando semplicemente il vostro dispositivo. E ora andiamo avanti. Percorriamo interamente via Serena. In fondo alla strada è chiara la sagoma dei tetti della Certosa di San Giacomo. Questo imponente monumento è figlio del periodo monastico e medievale di Capri. Mentre percorriamo via Matteotti, procedendo con la Certosa sulla nostra sinistra, voglio parlarvi della sua storia. La fondazione della Certosa risale al 1371 e fu costruita qui perché all'epoca l'abitato di Capri era racchiuso nella sua cinta muraria e questa località, denominata deserto, era un posto isolato ideale per la costruzione di un monastero. Il fondatore fu il conte caprese Giacomo Arcucci, segretario della regina di Napoli Giovanna I d'Angiò. Fondò il monastero per sciogliere un voto dopo aver avuto un figlio dalla moglie Margherita Sanseverino. Col favore della sovrana, la Certosa ottenne privilegi e prerogative che la fecero diventare la protagonista della vita economica e agricola di Capri. E ora una curiosità: come avete potuto vedere, la torre della Certosa oggi è spoglia. Questo perché il quadrante dell'orologio fu prelevato nel 1888 e montato sulla torre della mitica piazzetta di Capri, dove è rimasto fino agli anni 60. Continuiamo via Matteotti ed ecco sulla nostra destra l'albergo Villa Krupp. In questo albergo, all'epoca una residenza privata,
Villa Blesius, abitò dal 1906 al 1909 il grande scrittore russo Maxim Gorky, esiliato dalla Russia per il suo sostegno alla causa bolscevica. Proprio qui Gorky ospitò nel 1908 Lenin, futuro capo della rivoluzione russa. Oggi l'albergo ha il nome di Krupp, in onore al magnate tedesco proprietario delle omonime acciaierie, il costruttore della sottostante via Krupp e dei giardini da lui donati a Capri. E ora proseguiamo per raggiungere il nostro obiettivo, i giardini di Augusto. Ed ecco sulla nostra sinistra l'ingresso dei giardini. Più avanti ci sono le casse automatiche dove poter acquistare il ticket d'ingresso. Ed eccoci all'interno dei giardini, chiamati fino al 1918 con il nome dell'industriale tedesco Krupp, che li aveva voluti e poi donati al comune di Capri. I giardini di Augusto sono divisi in due parti. Una è accessibile attraverso alcuni scalini sulla destra di via Matteotti e in questa parte è possibile ammirare la stele dedicata a Lenin e realizzata nel 1970 dal famoso scultore Manzù. La sezione del parco in cui stiamo è costituita da una serie di terrazze fiorite, affacciate da un lato sui faraglioni, dall'altro sulla baia di Marina Piccola. Proprio per questo i belvederi della struttura sono eccezionali e perfetti per gli amanti delle foto. I giardini vantano un'atmosfera davvero suggestiva, data anche dai colori variopinti e luminosi e dai profumi inebrianti e rinfrescanti della rigogliosa natura esistente e che ora andremo a scoprire insieme. Seguitemi! Come potete vedere, i giardini sovrastano via Krupp, che con i suoi caratteristici tornanti conduce a Marina Piccola. Per chi vuole vedere la strada e conoscere la sua storia, può trovare in alto in descrizione il link a un video a essa dedicato. Come vi avevo preannunciato, è spettacolare la vista sui faraglioni, i tre giganti di roccia che emergono dal blu del mare, il faraglione di terra o stella, quello che si trova sulla sinistra, il faraglione di mezzo e il faraglione di fuori, detto anche scopolo. Proprio su quest'ultimo vive la famosa lucertola azzurra.
Inoltre, dai giardini è possibile ammirare l'armoniosa architettura della Certosa di San Giacomo. In particolare, possiamo soffermarci sulle caratteristiche volte realizzate con battuto di lapillo e calce, tecnica che fu vanto delle maestranze locali fino agli anni 50 e che caratterizzava l'architettura non solo dell'isola, ma della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Ed ecco una curiosità: se guardate bene a destra è nascosto un cancello che rappresentava l'ingresso per un sentiero che collegava la Certosa alla grotta di Fra Felice, una grotta dove l'omonimo frate si ritirava in eremitaggio nel 600. Purtroppo, dopo una serie di frane, la grotta è irraggiungibile. Ed eccoci ora alla parte finale dei giardini, dove possiamo fermarci a godere un po' di fresco prima di partire e percorrere via Krupp, la via della bellezza. Vi ricordo il link in descrizione dove potete vedere anche questa escursione. Per oggi è tutto e mi raccomando, se vi è piaciuto il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma mi aiuterà a portare avanti il progetto. A presto, ciao!